Salute a tutti! Abbiamo visto nel precedente video come il mostro avesse scaricato completamente la sua pistola attorno alla tenda. Aveva ucciso Nadine, ma Michel, nonostante fosse stato colpito, era riuscito a fuggire. Poi sappiamo bene come andò a finire, il mostro lo inseguì, lo accoltellò, però questa parte la vediamo dopo. Adesso interessiamoci dei bossoli attorno alla tenda, cercando di capire ciascun bossolo a quale colpo di quelli che abbiamo descritto nella dinamica va associato. Vediamo, prima di arrivare a questa associazione, dei fotogrammi tratti da un video presente sul canale Vlad Spara Storia, che vediamo qui. Ecco, su questo canale c'è un video che si chiama Beretta 72, l'arma del mostro di Firenze, dove l'autore, che pare un esperto di armi, usa una Beretta 72 per far capire come poteva aver sparato il mostro. Ecco, si vede in questo primo fotogramma l'arma pronta allo sparo. Ecco, io ho disegnato all'interno della canna la cartuccia pronta per essere percossa. Ecco, è in quella posizione. Vediamo in questo secondo fotogramma l'attimo successivo, pochi millisecondi, dopo che lo sparatore ha premuto il grilletto. Ecco, vediamo quei due cerchi. Allora, nel cerchio di sinistra è evidenziato il cane che appena lo sparatore ha toccato il grilletto si è alzato, ha picchiato contro il percussore che ha a sua volta picchiato contro il fondo della cartuccia, incendiando la polvere da sparo e così via. Ecco, si vede che quel cane che è tornato al suo posto è illuminato rispetto a prima che era completamente nero, è illuminato dalla polvere che si è incendiata. In quel momento dentro l'arma c'è la polvere che si è incendiata. Sulla parte destra, questa è una curiosità per chi conosce le vicende di Pacciani, delle indagini su Pacciani, quella famosa asta guidamolla che venne inviata con una lettera anonima che sarebbe stata una parte della pistola del mostro, ecco, si vede nel cerchietto di destra, è quel cerchiolino grigio, spunta da sotto la canna. Poi vediamo il suo effetto, quello che farà nei fotogrammi successivi. In questo fotogramma vediamo, è il fotogramma dopo, l'immagine è confusa perché c'è un movimento verso l'alto repentino dovuto al rinculo, che pur piccolo comunque c'è. Vediamo nel cerchio che il carrello otturatore è andato indietro e ha liberato la camera di espulsione del bossolo. Nel fotogramma successivo ancora, ecco, vediamo sulla destra il cerchiolino con all'interno l'asta guidamolla che si è scoperta, cioè il carrello otturatore è andato indietro, l'asta guidamolla è venuta alla luce, e dentro c'è una molla concentrica a quest'asta che si è compressa e che poi farà tornare al suo posto il carrello otturatore, andando a caricare un altro colpo e così via. Sulla sinistra vediamo la cosa più importante. Vediamo una specie di macchiolina grigiastra all'interno del cerchio, quello è il bossolo che è stato appena espulso. Come si vede il bossolo è stato espulso verso destra, verso l'alto e all'indietro, un po' all'indietro. È importante notare che il bossolo viaggia verso l'alto. In quest'altro fotogramma vediamo il viaggio del bossolo e qui ancora il viaggio del bossolo. In quest'ultimo fotogramma vediamo il momento in cui il carrello otturatore sta per tornare al suo posto, spinto dalla molla che era stata compressa attorno all'asta guidamolla. Ecco, quelle frecce indicano il verso in cui il carrello otturatore si muoverà per tornare al suo posto. Tornando al suo posto caricherà un'altra cartuccia. Per avere le idee ancora più chiare su questo funzionamento, diamo un'occhiata a una clip, una breve clip, reperibile sul canale Admin Learning. Ecco, questa clip, vediamola. Come si vede, è molto chiaro il funzionamento del colpo che viene sparato, l'esplosione provoca l'arretramento del carrello otturatore, oltre all'espulsione naturalmente del proiettile, la cosa principale, che quando torna indietro espelle il bossolo e quando torna indietro carica un altro colpo. Ma allora, quel bossolo
Non dimentichiamoci che adesso vogliamo parlare di bossoli. Ecco, quel bossolo dove va a finire quando viene espulso dalla pistola? Ecco, va a finire, abbiamo visto in precedenti video, che recenti prove di sparo hanno fatto una media, diciamo, di distanza che è 1,70 m sulla destra, 1 metro all'indietro. Questo è il percorso del bossolo schematico, è una parabola, il bossolo va verso l'alto. Ecco, teniamo presente che questa prova è stata fatta con la pistola, canna perfettamente orizzontale e calcio perfettamente verticale. È chiaro che se la pistola si muove in un senso, in un altro, in tutte le direzioni, è chiaro che la traiettoria del bossolo viene a cambiare. Questo vale per pistole tenute appunto canna orizzontale, calcio verticale. Vediamo i bossoli davanti alla tenda, vediamo un po', ripassiamo. Ecco, i bossoli erano 9, vediamo di cominciare a associare i primi 3 colpi sparati che a mio parere erano quelli più in basso che produssero i fori sulla zanzariera. Quei 3 bossoli che corrispondevano ai 3 colpi più in basso, dove finirono? Allora, se noi ci mettiamo nella condizione di uno sparatore che tiene la pistola con la mano destra accucciato, perché è chiaro che dovendo sparare così in basso deve essere accucciato. Ecco, secondo me questa era la posizione, lui stava con un braccio a terra, in ginocchio, e con l'altro braccio naturalmente teneva la pistola. A canna perfettamente orizzontale e calcio perfettamente verticale, il percorso dei bossoli sarebbe stato più o meno quello che c'è in questa figurina, cioè sarebbe andato, se noi andiamo a vedere la piantina, sarebbe andato sulla destra più o meno dove si vede il bossolo D, per cui avremmo avuto 3 bossoli più o meno, sì, magari un po' più lontano. Bisogna tenere presente che chiaramente più la pistola è bassa e meno lontano va il bossolo, perché non fa in tempo la parabola del bossolo a raddrizzarsi, diciamo che è incompleta, per cui va meno lontano. Io non so in quella posizione quanto sarebbe cambiata la distanza percorsa dal bossolo, magari invece di 1,70 m poteva essere 1 metro, 1,20 m e così via. Comunque i bossoli sarebbero andati in quella zona, più o meno un po' oltre l'albero a mio parere, ma in quella zona c'era appunto un solo bossolo, non c'erano altri bossoli, e poi ci sono comunque quell'HFE da giustificare, che sono proprio lì. Lo stesso Vigneron aveva pensato che quei bossoli HFE fossero proprio quelli derivati da quei 3 spari, che per lui non sono i primi. Ecco, qui si vede Vigneron con il suo trapano da combattimento. Ecco, si può notare che tiene il trapano girato in questo modo, girato in senso orario con la mano destra. Perché tiene il trapano così? Leggiamo quello che scrive nel suo documento. La cosa che è interessante è che appostati per sparare in questo modo, cioè secondo questa foto, si riesce comunque a tenere una torcia elettrica nella mano sinistra. E un altro fatto importante è che man mano che i colpi scendono verso il basso, seguendo l'accasciarsi dei corpi, ecco, teniamo presente che al contrario di quello che penso io, secondo Vigneron, i 2 erano uno accanto all'altro ma con il busto alzato. Secondo lui i 2 furono colpiti in questa posizione e i colpi andarono dall'alto verso il basso via via che Nadine si accasciava, che insomma i 2 cadevano verso terra. Per cui secondo Vigneron i colpi in fondo sono successivi a quelli in alto. Ecco, appunto, seguendo l'accasciarsi dei corpi, il mostro è costretto ad abbassare sempre più la pistola, fino al punto da doverla inclinare per poter continuare a sparare correttamente. Cioè, dice Vigneron, via via che la pistola si abbassa, il mostro è costretto a inclinarla. Questo è vero, cioè via via che la pistola sta in basso rispetto allo sparatore, col braccio che si abbassa, si è costretti, ognuno può fare la prova, si è costretti a girare il polso. Ma non come dice Vigneron, cioè non in questo senso, cioè in questo senso l'equilibrio è precario, cioè la pistola è scomodo tenere la pistola così, viene di girarlo in senso, cioè verso l'interno, cioè si fa così
e si gira verso l'interno. Questo a mio parere, ma secondo quello che dice Vigneron, vediamo nella foto successiva quello che sarebbe successo a quei bossoli, cioè tenendo la pistola girata verso l'esterno, secondo lui i bossoli sarebbero finiti verso terra, cioè sostanzialmente avrebbero fatto questo percorso e sarebbero andati proprio dove vennero trovati, quei 3 bossoli lì. Però se si va a vedere in questa posizione, non è vero, cioè lui fa la freccia rossa per far andare i bossoli verso terra, ma i bossoli sarebbero schizzati più o meno in modo orizzontale, cioè non si può riuscire a girare la pistola in questo modo fino a far essere orizzontale il calcio, non è possibile, il polso non ce la fa. Infatti anche lui si ferma a 45 gradi, ma in questa posizione l'espulsione avrebbe mandato il bossolo verso destra in modo orizzontale, non sarebbe caduto qui accanto. Per cui diciamo la soluzione di Vigneron non torna. Qualcuno ha fatto l'ipotesi che la pistola fosse girata, fosse impugnata con la mano destra, girata anche fino a 90 gradi, ma in senso antiorario, cioè diciamo nel senso corretto. Io giro la pistola mi va a finire così. A questo punto vediamo dove potrebbero essere finiti i bossoli, cioè qualcuno dice sono andati verso l'alto e poi sono ricaduti proprio lì. Ma non è così. Se si va a vedere, ecco, in questa immagine le traiettorie dei bossoli sarebbero in questo modo e non andrebbero qui. Non è che farebbero questo percorso, chissà dove andrebbero, insomma, 3 bossoli tutti vicini l'uno all'altro con questo tipo di traiettorie non è possibile. Ecco, ora Vigneron non ha pensato alla cosa più banale e più semplice per far andare i bossoli lì, cioè mettere la pistola nella mano sinistra. Cioè la pistola era nella mano sinistra e quando il mostro sparò, secondo me partendo dal basso, era con il calcio orizzontale. Vediamo in questa foto, con il calcio orizzontale i bossoli vanno a finire proprio dove vennero trovati quei 3 bossoli H, quello che è, insomma. Eccolo qua, questa è la corrispondenza. H è secondo me il bossolo corrispondente al foro più basso e via via F e poi E. Allora, qui naturalmente ci sono gli scettici, no? Quelli che dicono ma come? Il mostro era mancino, ma chi lo dice? Io ho già dato vari indizi sul fatto che il mostro fosse mancino, diciamo più che mancino fosse ambidestro, cioè era un mancino, probabilmente era un mancino contrastato, come succedeva ai tempi in cui lui magari era giovane, era un bambino, andava a scuola. Si tendeva sempre a correggere il mancinismo, no? Era un errore perché poi i mancini potevano avere grossi problemi di apprendimento e così via, però si tendeva a correggere il mancinismo e per cui un mancino generalmente sapeva usare la destra e sapeva usare la sinistra e usava entrambe. Ecco, allora, in questo caso noi abbiamo vari indizi che ci danno uno sparatore mancino. Quello più grande ce l'abbiamo a Vicchio, prima di questo. Lo ricordo, basta andare sul video mi sembra che è il terzo dei miei video sul Vicchio, dove c'è questa ricostruzione degli spari, ipotizzando che lo sparatore tenesse la pistola con la mano sinistra. E questa ricostruzione è basata su una foto tratta dal fascicolo fotografico, dove si vede finalmente, cosa che non si era mai vista prima, la posizione delle impronte parziali che sono state trovate sulla cornice superiore dello sportello del passeggero. Ecco, quelle impronte, che sono impronte diciamo, presumibilmente del mostro, lasciate dal mostro, cioè le impronte non è che si mantengono chissà quanto tempo, no? Il fatto che fossero proprio lì. Ecco, io ho già spiegato, basta andare nel mio video per vederlo, ecco, il mostro si teneva a quella cornice, e però siccome i suoi bersagli erano sulla sinistra, non si poteva tenere con la sinistra e sparare con la destra, si teneva con la destra e sparava con la sinistra. Questo è evidente, no? Lo vediamo in questa foto successiva, dove ci sono io che mimo questa cosa, mi tengo con la mano destra e con la sinistra sparo verso la sinistra dove c'erano le vittime.
Per cui questa storia del mostro che teneva la pistola con la mano sinistra non è così incredibile, ci sono vari indizi, Avvicchio e abbiamo visto quello di Scopeti. Un altro tenue indizio, diciamo tenue fino a un certo punto, è quello della direzione che prese Michel quando uscì dalla tenda. Michel prese a destra. Allora io l'ho già detto, magari prese a destra perché era confuso, invece di prendere a sinistra dove c'era più possibilità di fuggire, perché c'era la via Scopeti, prese a destra perché era confuso, non capì bene dove stava andando, però la ragione, secondo me, più logica è che prese a destra perché sulla sinistra c'era il mostro, cioè lui si trovò davanti il mostro, poi ci fu probabilmente anche un urto, il mostro si sbilanciò, ma il mostro era alla sua sinistra se lui prese a destra. Perché il mostro era alla sua sinistra? Secondo me era alla sua sinistra perché teneva la pistola con la mano sinistra. Lo vediamo in questa immagine. Ho fatto un montaggio primordiale. Mettiamo che il mostro era accucciato sulla parte destra di Michel, cioè a sinistra rispetto a chi guarda la tenda, e Michel avrebbe preso la sua sinistra e sarebbe andato verso via Scopeti. È logico che tenendo impugnata la pistola con la mano destra, la tendenza sarebbe quella di mettere la pistola in mezzo e stare sulla sinistra. Se invece la pistola è tenuta con la sinistra, la pistola sta in mezzo e la persona sta sulla destra. A questo punto si libera per l'uscita questo lato, per cui Michel uscì e andò alla sua destra. È un indizio tenue, ma comunque è un indizio. Adesso andiamo a vedere i due colpi più in alto. Ecco, per i due colpi più in alto, io immagino che il mostro che era partito con la pistola che aveva il calcio quasi orizzontale, via via lo alzò. Poi, arrivato in alto, il calcio era quasi verticale. Dico quasi perché questo me l'hanno detto, ma uno sparatore mancino tende spesso a tenere il calcio leggermente girato verso l'interno, la canna girata verso l'interno, perché in questo modo evita che i bossoli che vengono espulsi sulla destra gli vadano addosso. Diciamo che la traiettoria dei bossoli è meno facile che intercetti lo sparatore, girando leggermente la pistola. Ecco, vediamo in questo fotogramma tratto dal film I soliti sospetti. Qui c'è il misterioso Kaiser Soze che mancino tiene la pistola completamente girata in questo modo. È una curiosità questa. Vediamo in questa sequenza di 5 foto come potrebbe essere andata questo cambiamento di inclinazione del calcio. Ecco, come si vede, si parte dal basso con il mostro che tiene una mano appoggiata, in questo caso la mano destra appoggiata a terra, alza semplicemente il braccio, rimanendo con la mano appoggiata a terra, poi per arrivare più in alto, quando Nadine si era alzata, è costretto a lasciare la mano appoggiata a terra, ad alzare il busto e a quel punto la pistola, il calcio si verticalizza ancora e vengono sparati i due colpi più in alto. Dove finirono i bossoli di questi due colpi? E qui c'è da tenere presente un fatto, che in quella situazione c'erano diversi ostacoli sui quali i bossoli potevano finire. I bossoli più in basso avevano una traiettoria molto limitata, andarono direttamente a terra. Quelli più in alto però ebbero il tempo di partire con la loro traiettoria normale, quasi normale. E allora lì gli ostacoli c'era il corpo dello sparatore, che appunto a seconda della posizione della pistola poteva costituire un ostacolo per la traiettoria del bossolo, ma c'era anche l'albero sulla destra. Ecco, secondo me un'ipotesi potrebbe essere quella che il bossolo più in basso dei due, picchiò contro l'albero e rimbalzando, finì vicino alla macchia di sangue. Questa è una possibilità. Mentre il bossolo D potrebbe aver picchiato contro lo sparatore, essere rimbalzato e essere finito vicino all'albero. Questa è un'ipotesi. In ogni caso, nessuno dei due riuscì a compiere la sua traiettoria normale perché trovarono un ostacolo. Vi abbiamo visto i primi 5 spari corrispondenti ai 5 fori sulla zanzariera e i loro corrispondenti bossoli. Cerchiamo di ipotizzare quello che successe successivamente con i 4 spari contro Michel. Ecco, qui vediamo
il buon Vigneron accosciato con il suo trapano da guerra che sta mirando contro il ragazzo che fugge. Ecco, io credo che la situazione fosse più o meno questa, cioè il mostro era stato sbilanciato dall'uscita impetuosa di Michel, era caduto probabilmente seduto e aveva sparacchiato i primi 3 colpi di 4 in modo così, magari il primo gli era addirittura sfuggito, il dito sul grilletto gli era sfuggito, ma comunque li aveva sparacchiati così, aveva probabilmente colpito il ragazzo soltanto una volta a una mano, alla mano sinistra mi sembra, e i bossoli dove potevano essere andati? E allora in quella situazione noi abbiamo degli ostacoli ben precisi per il percorso dei bossoli. Abbiamo lo sparatore e abbiamo la tenda. Dato lo sparatore, alla sua destra c'era la tenda, per cui il bossolo che parte, a seconda di com'è disposta la canna, magari anche verso l'alto, il bossolo può arrivare addosso allo sparatore, picchiare contro la tenda e poi cadere a terra. Ecco, secondo me è questo il motivo per il quale noi troviamo 2 bossoli in avanti rispetto al punto di sparo, perché carambolarono tra lo sparatore e la tenda. Uno di questi 3 finì dentro la cerniera, ma anche questo carambolando, cioè picchiò contro la tenda e finì al di là della cerniera della zanzariera, il famoso bossolo G. Io penso che le cose andarono così. A questo punto rimane un ultimo bossolo da giustificare, che è il bossolo C, che è sulla destra della tenda. Ecco, io penso che l'ultimo colpo il mostro l'avesse sparato in piedi, cioè era riuscito a recuperare e mentre il ragazzo si era attardato a superare la strettoia tra la tenda e la vegetazione, lui si era messo in piedi, il ragazzo poi era riuscito a andare avanti e poi gli aveva sparato, aveva anche lui superato probabilmente questa strettoia e poi gli aveva sparato e lo vediamo in questa ricostruzione un po' così molto molto arrangiata, la traiettoria del bossolo. Secondo me il bossolo aveva superato la tenda era alta 1,40 per cui la spalla dello sparatore era 1,50, se lo sparatore era alto 1,80 come ritengo io, aveva superato la tenda e era finito dove c'è appunto il marker C. Questa è la mia ipotesi e quel colpo probabilmente era quello che aveva preso Michel al braccio destro, al gomito destro. Lasciamo adesso da parte la questione dei bossoli e andiamo sulla morte di Michel, una morte a coltellate. Allora vediamo quale potrebbe essere stato il percorso di Michel. Lo vediamo in questa immagine, è Michel prese a destra, superò la strettoia tenda vegetazione, toccò l'auto lasciandoci del sangue e poi si diresse verso la fila di cespugli che divideva la parte più grande della radura da corridoio sulla destra. Riuscì a trovare un varco tra questi cespugli e entrò dentro questo corridoio e da lì si diresse verso l'uscita, cioè verso via Scopeti. Cosa fece il mostro però? Invece di inseguirlo, gli tagliò la strada, andò in fondo a questo corridoio ad aspettarlo. E quando Michel se lo trovò davanti, cosa fece Michel? Si girò e cercò di tornare indietro. A questo punto inizia la sequenza delle coltellate. Vediamo questo schema. Allora, in questo schema ci sono le 13 coltellate che vennero conteggiate sul ragazzo. Queste coltellate le vediamo nella descrizione che ne fa De Fazio nella sua perizia. Vediamo questa descrizione. Complessi lesivi da punta e taglio che interessano A. La regione anteriore del tronco. 4 colpi in regione precordiale, penetranti in cavità toracica con direzionalità dall'alto in basso e da sinistra a destra determinanti una condizione di emotorace. Questi colpi sono quelli sul torace qui sulla parte sinistra di Michel per chi guarda sulla parte destra e questi provocarono un sanguinamento, qui c'è una condizione di emotorace, sangue dentro il torace e la loro direzionalità era dall'alto in basso, cioè furono sferrati così, dall'alto in basso, rispetto al corpo di Michel. Poi un colpo all'ipocondrio destro, nettamente dal basso in alto, determinante lesioni epatiche e emoperitoneo. Vediamo qui alla destra di Michel
un colpo al fegato dal basso verso l'alto, teniamolo presente. Poi 2 ferite addominali, iliache bilaterali simmetriche poco profonde, e sono le ferite in basso, quelle più in basso, sull'addome. A questo punto andiamo in regione dorsale. Un colpo di direzione trasversale da sinistra a destra che attinge il rachide a livello della quinta vertebra, cioè un colpo sulla spina dorsale che invece di penetrare fu trattenuto dall'osso, insomma. Qui dice, attenzione, direzione trasversale da sinistra a destra. Gli arti superiori, le braccia, in particolare ai polsi bilateralmente, dorso, e al braccio sinistro posteriormente con ferita particolarmente ampia e profonda. Cioè ci sono delle ferite ai polsi e c'è una ferita al braccio sinistro particolarmente ampia e profonda. In particolare quella al polso destro interessa il radio in profondità per alcuni centimetri e vi determina una breccia a stampo di forma triangolare, verosimilmente riproducente la forma della punta dell'arma. L'ultima ferita è al collo, con ferita trapassante che interessa le regioni latero-cervicali, perforante la trachea, ma sembra non in grossi vasi, con decorso trasversale da destra a sinistra. Da destra a sinistra. Allora, vediamo De Fazio fa questa descrizione senza collocare cronologicamente queste ferite. Ecco, vediamo di farlo noi. Come potrebbe essere andata questa sequenza di accoltellamento? Allora, siamo rimasti al momento in cui il mostro vede Michel che si volta, che tenta di scappare e lo insegue. Lo insegue con il coltello in mano. Ecco, la prima coltellata, secondo me, è quella che prende il ragazzo al braccio sinistro. È questa coltellata, è la coltellata che fa una ferita che De Fazio definisce profonda, particolarmente ampia e profonda. La seconda coltellata io penso che fosse quella alla spina dorsale, cioè subito dopo il mostro fece un primo tentativo, si avvicinò ancora, stavolta andò più vicino e prese il ragazzo sulla spina dorsale, ma non gli fece molto perché appunto il colpo fu trattenuto dall'osso. Ma questo colpo era da sinistra a destra, ecco perché l'accoltellatore della foto tiene il coltello nella mano sinistra, perché se era da sinistra a destra con il ragazzo voltato di spalle, il colpo poteva essere stato inferto solo con la mano sinistra. Con la mano destra sarebbe stato da destra a sinistra. Per cui il colpo, questo torna bene anche con il braccio. Cioè sì, è vero che il braccio destro poteva essere stato colpito anche da una mano destra, il braccio sinistro poteva essere stato colpito da una mano destra, che però doveva arrivare di là, ma è molto più facile che fosse stato colpito da una mano sinistra, braccio sinistro, mano sinistra, in questo modo. E poi ci fu questa lesione sulla spina dorsale da sinistra a destra. Ma a questo punto abbiamo una ferita al collo sul lato destro da destra a sinistra. Ecco, io penso che il mostro voleva fermare Michel abbrancandolo con un braccio e preferì abbrancarlo con quello che io ritengo fosse il suo arto dominante, cioè il sinistro. Per far questo passò rapidamente il coltello da una mano all'altra, in questo modo. Prese il ragazzo con il braccio e lo accoltellò al collo, da destra verso sinistra con la mano destra. A quel punto Michel era alto 1,70 m, io ritengo che il mostro fosse alto 1,80 m, Michel era anche abbastanza esile, era diciamo di costituzione robusta ma magro, il mostro probabilmente era ben più robusto e lo spinse con il suo braccio, dopo averlo accoltellato al collo, lo spinse a terra. Lo spinse a terra fino a farlo arrivare in questa posizione. Lui si accosciò, il ragazzo era a terra, il mostro lo teneva, il ragazzo cercò di ripararsi per quanto possibile e il mostro cominciò a accoltellarlo. E qui si vedono le ferite, la 4, la 5 e la 6, ai polsi. Fu questo il momento in cui furono colpiti i polsi del ragazzo. Sono 3 ferite. Il ragazzo che stava cercando di proteggersi.
A questo punto, visto che non riusciva a colpirlo in quella zona, il mostro abbassò il bersaglio, diciamo, cercò di accoltellarlo più in basso, dove non c'erano le braccia. Qui vediamo l'attore che ha calato le braccia, ma secondo me il ragazzo ancora aveva le braccia alzate, cercava di proteggersi, e il mostro gli andò sotto e lo colpì al fegato, sempre con la mano destra. Di qui in avanti il coltello rimase nella mano destra, con la sinistra ancora lo teneva. A questo punto io credo che il ragazzo, che ormai stava perdendo le forze, lui lo lasciò cadere e poi gli andò davanti e gli si mise a cavalcioni, in questo modo. E in questo modo gli sferrò le coltellate più potenti, con la mano destra sempre sul lato destro del torace. Sono le 4, la 8, la 9, la 10 e la 11. A quel punto Michel ormai era senza forze, era a terra. Prima di lasciarlo, il mostro poi cercò fece altre cose dopo. Prima di lasciarlo gli dette 2 ultime coltellate di sicurezza, neanche con troppa forza, a quanto si legge nella descrizione che ne dà De Fazio, all'addome. La numero 12 e la numero 13. Poi si alzò e andò a fare quello che doveva fare. Ecco, allora, questa parte non la vediamo adesso, la vediamo al prossimo video, dove cercheremo di capire come il mostro andò a effettuare l'escissione su Nadine, poi come il mostro andò da Michel per nascondere il corpo. Prenderemo in esame anche la questione dei pantaloni, emersa negli ultimi anni, dei pantaloni che Michel indossava. Per cui ci sentiremo al prossimo video. Vi saluto.